Ciao a tutti, sono Rui. Oggi parliamo un argomento che è legato alla cultura cinese. Oggi vorrei presentarvi, con la mia conoscenza limitata, i giochi da tavola cinesi. In vista, anche del Natale, se a voi può interessare questo argomento, potete anche giocare insieme agli amici, oppure ormai sono tutti giochi che potete trovare anche su internet giocando online. Forse qualcuno di voi lo conosce anche già, alcuni di questi giochi, perché io oggi vi presento il Go, scacchi cinese e Mahjong. Sono dei giochi molto famosi, non solo in Cina, ma praticamente in tutto l'Oriente. Infatti, tipo in Giappone, non so se avete presente, avevano fatto anche diversi manga legati a tipo il gioco Go. Era un manga che anch'io l'avevo seguito sin dall'inizio quando ero piccolina. Possiamo intanto partire dal gioco Go. La leggenda narra che questo gioco era stato inventato dall'imperatore cinese Yao per insegnare al suo figlio Tanzhu le discipline, quindi la strategia, la pazienza, usando le pedine come se fosse dei guerrieri, cercando di prendere più territorio dall'altra parte. Questo sarebbe più o meno il senso del gioco. Infatti il gioco consiste in due avversari, una tiene la parte bianca e un'altra tiene la parte nera. In questo gioco può nascondere tantissime strategie e può essere, una partita durata da pochi minuti a anche una intera giornata. Siccome è un gioco che bisogna andare a usare tantissime strategie, la pazienza, la concentrazione, è considerato anche una delle 4 arti per essere un Junzi cinese, quindi insieme a altri 3 sarebbe Qin, Qi, Shu, Hua, che sono Qi sarebbe proprio questo, i Go, e poi Shu sarebbe la calligrafia, Hua la pittura e infine anche Qin che sarebbe un strumento antico cinese. È considerato infatti un gioco di uno che sia ben culturato. Nell'antichità infatti spesso sono giocati dai aristocratici. La parola Go in realtà non è una parola cinese, è una traduzione giapponese. Da quando questo gioco è diffuso anche in Giappone e poi in Occidente è arrivato più diffuso, la traduzione questo qua della parola giapponese, forse perché è più facile da pronunciare, non saprei, ma la sua parola originale si chiama Wei Qi. La parola Wei sarebbe proprio circondare e poi Qi sono le pedine. Infatti il gioco consiste a entrambi gli avversari cercare di circondare più possibile le pedine dell'avversario, perché circondando le pedine praticamente lo fai morire questa pedina e hai il diritto di togliere questa pedina dalla tua scacchiera. E da lì chi ottiene più territorio, quindi chi mangia più pedine, vince. In totale sulla scacchiera sono 19 righe per 19 righe, i punti qua più grossi vengono chiamati sin, che non so come vengono chiamati in italiano, adesso vado anche a cercare. Quindi la pedina va messa su dove c'è l'inserzione, qua. Quindi 19 per 19, in totale qua sono 361 di intersezione. Infatti le pedine sono 181 di neri e 180 di bianchi, che in totale fanno 361. E chi tiene la parte nera è chi che comincia a mettere giù la pedina. Però come si decide chi tiene la parte nera? Si va a mettere di solito un po' di pedine sulla scacchiera senza far vedere l'altra parte e l'altra persona mette giù 1 o 2 pedine per dire che io vado a indovinare se tu ce l'hai singolare o plurale le tue pedine. In questo caso, infatti, io qua ho 4 pedine bianche e qui ha messo 2, quindi plurale, ed è corretto. In questo caso inizia la partita, la parte nera, chi vince tiene la pedina nera e inizia la partita, perché hai indovinato correttamente. Se no, viceversa, chi indovina sbagliato si tiene la parte bianca. E così si inizia la partita. Durante le partite di Wei Qi
è un gioco che richiede la massima concentrazione, tante volte non si parla tantissimo. Infatti viene, diciamo, comunicato con queste regole generali di Go. Come sarebbe far morire una pedina? Praticamente se tu metti una pedina in centro e poi la pedina si mette in questa maniera che non so fare, ok? Hai 4 righe che corrispondono a altre 4 intersezioni. Per circondare questa pedina, quindi farlo morire, ne richiede 4 di pedine nere. Infatti qua ci vorranno 4 passaggi. E così questa pedina bianca praticamente è morta, lo puoi togliere e qua potrebbe diventare un tuo futuro territorio. Comunque le regole per giocare Go sono tante, io so solo in linea generale come viene praticato questo gioco, ma sinceramente non sono ancora a quel livello strategico che potrei giocare, diciamo, da una persona molto brava, ecco, sono proprio principiante. Come secondo gioco veniamo a conoscere Xiangqi. Xiangqi è scacchi cinese. Una cosa in comune con Weiqi di prima è che entrambi sono nati dal campo strategico di guerra, quindi anche qua abbiamo diversi guerrieri. A differenza di Weiqi che tutte le pedine sono uguali, qua tutte le pedine sono differenti. Infatti troviamo tori, cavallo, elefante, un generale, poi l'imperatore. Ci sono dei, diciamo, ruoli differenti e dal ruolo differente determina anche regole diverse per ogni pedina. Cioè la regola per come muoversi è tutto diverso. Ad esempio i soldatino, che sono le prime 5, sono quelli più banali, infatti ne hai di più. Loro possono avanzare un passo ogni volta, o così o andare avanti, ma ogni volta si muove solo di un passo. Questo invece dovrebbe essere, come che posso tradurlo in italiano? Cannone è quello che lancia, diciamo, la bomba nel campo. Questo invece può muovere infinitamente quanti passi vuoi avanti o dietro, e invece il cavallo può muovere solo a forma di 2 quadrati, quindi così. Ci sono comunque tantissime regole anche per questo gioco, infatti bisogna intanto ricordare come questi si camminano. Io questo gioco lo giocavo da quando ero piccolina, quando andavo a scuola ancora in Cina. Infatti a differenza di Weiqi, che è più praticato, diciamo, nella mentalità generale dei cinesi dall'aristocrazia, perché in antichità viene praticato solo da chi magari è culturato, Xiangqi è già una cosa più popolare da anziani, studenti, chi vuole può praticarlo senza problemi. Infatti per strade in Cina tante volte trovate anche dei gruppi di anziani che giocano proprio insieme per strada. Quando è stato inventato Xiangqi non è certo, probabilmente dalla dinastia Han. Potrebbe essere nella dinastia Han oppure dopo, dovuto a questa riga qua che vedete, perché qua sono divisi praticamente in 2 campi. La parte nera sono in questo campo, la parte rossa da un'altra parte, in mezzo c'è un fiume che viene chiamato Chuhe Hanjie. E questa separazione dei territori tramite questo fiume è un concetto che è nato dopo dalla dinastia Han, quindi probabilmente è da quell'epoca che si comincia, che è stato inventato questo gioco. Scacchi cinese è anche molto simile alla scacchi internazionale, quelle con le pedine nere e bianche. Infatti entrambi sono di 32 pedine, ma non sono proprio uguali. Già le regole dei ruoli sono diversi da quello che ho letto, perché quello scacchi là io non so giocare. Nel scacchi cinese abbiamo più ruoli, infatti cavalli, cannoni, tori, elefante, generale, ci sono più ruoli, mentre in quello scacchi là, quello internazionale, ce ne sono di meno. Però entrambi consiste nel attaccare l'avversario. Se riesci ad arrivare a far morire l'imperatore o il re, allora vince il gioco. Infatti tutte le altre pedine loro hanno il compito 1 di attaccare, 2 di proteggere il vostro imperatore.
Anche questo è un gioco molto interessante, molto strategico, perché devi organizzarti bene con la tua troupe e andare a vincere il gioco. E per l'ultimo vi presento il Mahjong. Allora, il Mahjong è un gioco molto popolare in Cina. Infatti in Cina, non solo il Mahjong, in realtà ci sono delle sale da giochi dove potete praticare qualsiasi tipo di gioco da tavola che vuoi, sia scacchi, Go, anche Mahjong. Potete trovare dei posti dove praticano questa cosa. La cosa che mi ha stupito molto è che cercando delle informazioni ho visto che anche in Italia esiste una federazione italiana di Mahjong. Quindi anche qua, alla mia insaputa, il gioco è abbastanza diffuso e vedo che loro praticamente ogni mese organizzano anche dei tornei, quindi se voi siete, diciamo, giocatori, forse conoscete già anche molto più di me, potete andare anche a partecipare a questi tornei. Allora, questo è un gioco probabilmente nato dalla dinastia Ming, però all'epoca viene chiamato Matia oppure Yezpai, infatti non si chiamava proprio Machian come adesso, e consiste, diciamo, in 4 avversari, infatti qua dovranno esserci altre 3 persone, e io lo trovo anche una somiglianza con Scacchi 40, perché consiste proprio combinare dei tris o dei doppi. Chi riesce, diciamo, a combinare per prima queste combinazioni vince. Infatti adesso vi faccio vedere i miei. Ho 3 questi, che è già un tris, vedete che sono 3 uguali. E poi qua ho un altro tris, perché qua potete solo contare, è 1, 2, 3. Quando sono così in numeri ordinari possono essere comunque un tris. Qui ho il 6 e 7, mi manca un altro numero, quindi questo lo posso intanto tenere in considerazione se magari nel prossimo giro già prendo un 3 o 4 o 3 o 8 è già un altro tris. Anche qua è scritto in carattere cinese, sarà più difficile da capire, ma anche qua manca un terzo da tenere in considerazione. Ah, ho un 8, un altro tris a posto. Beh, non è male. Praticamente il gioco consiste nel buttare via, tipo io ho questi che sono singolari, buttare via questi singolari e cercare di combinare il più possibile i vostri tris o doppioni. Per vincere devono essere tutti tris e una coppia. Io qua ho 3 pezzi uguali, però per vincere io dovrei avere anche un altro di questi qua da formare una coppia. In totale sono 144 mahjong e si va a giocare in 4 persone, si va a giro a prendere che posso chiamare? Mahjong e andare a vedere che carta prendi e lo inserisci nella tua combinazione. Mentre si lanciano delle mahjong qua in mezzo, se ad esempio qua è saltato fuori un 8, se tu hai ad esempio 6 e 7 e vuoi prendere quell'8, puoi dire ch, che sarebbe mangiare, che lo vai a combinare così, un tris. Però per mangiare puoi mangiare solo da quello che sta a fianco a te, quello che procede il giro di te. Se invece una persona lancia un mahjong qua in mezzo ed è uno che ce l'hai già tu, 2 uguali, in questo caso puoi prendere il terzo dicendo pong, che sono 3 uguali. Infine, quando tu hai tutte le combinazioni che puoi vincere, allora puoi dire Hu, mettendo giù così le tue pedine e ovviamente dall'altra parte ti vengono a controllare se veramente hai vinto, quindi, e poi si calcolano i punti. Più è raro la tua combinazione, più punti ottieni. Ad esempio, se hai le combinazioni sono tutti da tris di coppie, quindi sono sempre 3 mahjong uguali, se vinci in quella maniera ottieni più punti, oppure se hai tutti mahjong della stessa linea, tipo se sono tutti questi cerchi, ottieni più punti.
Adesso non sto a spiegarvi, diciamo, tutte le regole, anche perché da tutte le parti le regole sono leggermente differenti, e perché ogni città dopo, o anche ogni paese, perché c'è differenza persino il mahjong qua in Italia, magari con quella americana, in linea generale è così. Allora, il video di oggi finisce qui ragazzi, spero che sia stato un argomento comunque interessante per voi, e se volete conoscere di più vi invito a magari, non so, scaricare questi giochi anche online o cercare dei vostri amici cinesi, potete praticare per vedere se potrebbe essere un nuovo hobby per voi. E ricordate di iscrivervi anche al mio canale. Ci vediamo il prossimo venerdì. Ciao a tutti!